rieccoci con un nuovo video. Come potete vedere quest'oggi con i Manara Tarot, questo mazzo così particolare, sotto certi aspetti esplicito, ma anche meravigliosamente affascinante. Ovviamente, come sempre, ragazzi, aperta e chiusa parentesi, io vi lascio il link in descrizione di un video precedente a questo, in cui ho per sommi capi, descritto sia il mazzo che anche la forma artistica che sottende a tutte, le opere di Manara. Aperta e chiusa parentesi, quindi in caso vi interessi basta cliccare sul link in descrizione. Che cosa però cercheremo di chiedere quest'oggi a questo mazzo? Ma mi ha già dimenticato? Oppure mi pensa ancora? Oppure ha paura di perdermi definitivamente? Oppure ha già altre distrazioni? Quindi cerchiamo di capire se una persona che non sentite, non vedete da tempo, vi ha già effettivamente dimenticato, cancellato anche, magari dai suoi ricordi o dalla sua progettualità, oppure se ha invece magari ancora delle speranze o una vera e propria progettualità. Questo sarà un video a una sola variante, lo ricordo sempre. Io ho già effettuato anche video a doppia variante, anche a tripla, quadrupla variante, e in caso vogliate ascoltare, per esempio, uno o più stese inerenti a questo argomento, ma avendo la possibilità di scegliere la doppia variante, basta che andiate a dare un'occhiata ad una delle mie tante playlist. Una playlist in particolare, anzi due playlist, una per le sibille, comunque un'altra anche appunto per i tarocchi e gli oracoli. Ovviamente sono playlist che si dedicano e che contengono video a doppia, tripla, quadrupla variante. Il resto delle playlist hanno video a una sola variante. Ovviamente lo ricordo per darvi anche la possibilità di avere una scelta più ampia. Direi che appunto possiamo iniziare a mescolare il mazzo dei nostri amati Manara Tarot e dunque lasciamoci guidare dal principio di sincronicità e cerchiamo di capire appunto se questa persona vi sta pensando, se ha paura di perdervi oppure se vi ha già dimenticato, e ovviamente in entrambi i casi che cosa pensa di fare, conta di fare questa persona e farà ovviamente in futuro. Vediamo un po'. Perfetto, dunque come sempre allontaniamo momentaneamente dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come potete vedere qui abbiamo 4 carte, le prime 4 carte, 4 posizioni che rappresentano appunto la classica stesa dei ritorni. Ho già usato molto spesso questa stesa perché è veloce, ma è anche molto dettagliata. Prima posizione, a cosa sta pensando nel momento presente questa persona. Seconda carta, seconda posizione, che cosa la sta bloccando dal tornare da voi, anche semplicemente dal ricercarvi. Terza posizione, il comportamento entro i prossimi giorni, le prossime settimane.
quarta ed ultima carta, l'esito finale, quindi cerchiamo di dare un occhio un po' più in là. Ritornando quindi nella prima posizione, cerchiamo di capire ad oggi questa persona che cosa pensi di voi. Allora, e qui abbiamo il re d'aria, quindi il re di spade. Allora, questa persona pensa di avere un rivale, quindi già partiamo con una carta che ovviamente ci fa pensare ad una gelosia o comunque ad un fastidio che questa persona ha nei vostri confronti, cioè questa persona dà per scontato che a seguito della vostra chiusura o del vostro allontanamento comunque voi abbiate avuto un'altra storia e un'altra frequentazione e dà per scontato che voi siate assolutamente ormai serene con questo re di spade. Perché dico serene? Perché il re di spade è un nemico molto forte, la cui vittoria è praticamente certa in battaglia, quindi questa persona si sente già sconfitta in partenza, cioè dà per scontato che voi abbiate al vostro fianco una persona che voi andiate a preferire rispetto a lui. Quindi in caso tra di voi ci sia stata una storia clandestina e voi siate state impegnate, dà per scontato che voi stiate benissimo con il vostro compagno ufficiale. In caso voi siate single, dà per scontato che voi abbiate per forza qualcun altro al vostro fianco. Ok? O che comunque abbiate trovato qualcun altro. Quindi diciamo che qui abbiamo già una motivazione, poi al di là di quello che verrà estratto nella seconda posizione, già una motivazione che porta al blocco, cioè la motivazione per cui questa persona non si in qualche modo muove, poi vedremo cosa farà in futuro, ma non si muove, è una motivazione legata alla presenza di un nemico che vede come, ripeto, molto forte. Questo lo porta, come tipico delle spade, a ragionare molto, a non far sciocchezze e a non rischiare. Quindi questa persona effettivamente in questo momento sta ragionando, quindi sta usando molto di più, vedete il simbolo dell'aria, quindi la testa e il mentale, piuttosto che le emozioni e i sentimenti, che qui non trapelano, almeno come prima carta. In questo momento lui dà per scontato che voi abbiate un'altra persona al vostro fianco e che voi vi troviate benissimo con questa persona. Vediamo ragazzi in invece seconda posizione eventuali altre motivazioni a questo blocco. Allora, e qui abbiamo la carta delle stelle. Allora, la carta delle stelle diciamo che non è quasi mai una carta dai connotati negativi, solitamente è una carta quasi sempre positiva, però diciamo che se proprio dobbiamo trovare, diciamo ecco, un neo alla carta delle stelle, è il pensare tanto, perché le stelle rappresentano i sogni, l'immaginazione, la fantasia, quindi diciamo una fantasia che in questo momento purtroppo, ahimè, è superiore rispetto alla concretezza del reale. Ragazzi, in poche parole, questa persona pensa tanto e non fa niente, quindi non agisce questa persona. Cioè, la carta delle stelle parla di un atteggiamento troppo, diciamo, passivo proprio nei confronti della situazione, un atteggiamento distaccato, un atteggiamento freddo che fa dubitare anche a voi che questa persona possa essere in questo momento ancora interessata, motivo per cui voi stiate ascoltando questa stesa, ok? Ha un atteggiamento freddo, direi quasi scientifico chirurgico, ok? Quindi un atteggiamento che porta
a pensare che a lui non gliene possa importare di meno, quindi freddo, distaccato, chirurgico, cioè sta riflettendo in questo momento. Siamo partiti con una carta di spade, quindi effettivamente questa persona ha messo da parte i suoi sogni. La carta delle stelle rappresenta in accezione positiva i sogni, ok? I sogni nel cassetto. Questa persona in accezione negativa ha messo questi sogni, diciamo, ecco, da parte, ok? Quindi quel cassetto non lo sta riaprendo per il momento, ma perché sta ragionando su tanti fattori che, torno a ripetere, non hanno nulla a che vedere con i sentimenti e le emozioni. Quindi fondamentalmente tra Re di Spade e Stelle c'è una base comune, ok? Quindi il ragionamento, ripeto, la razionalità, un atteggiamento di disincanto, ok? Ecco, forse questo è il termine migliore per la carta delle stelle, come se in questo momento stesse pensando: sì, ma tanto i miei sono solo sogni, ok? Che non si concretizzeranno mai. La sta vedendo un po' nera in questo momento, e quindi pensa tanto. Non posso dirvi che questa persona non vi stia pensando, altrimenti non sarebbe uscita la carta delle stelle. Quindi per pensarvi vi pensa, però in quale modo? In maniera, ripeto, triste, rassegnata, amara, ok? Come se desse per scontato una sconfitta, un disastro. Quindi la vede male, la vede nera. Ok? È in un momento di down questa persona, non è in up, ok? Quindi la sta vedendo in maniera, secondo me, un po' troppo negativa. E poi, oltretutto, pensa tanto, non agisce. Cioè, non va neanche a cercare prove eventualmente che vadano a disconfermare la sua negatività. No. È convinto che le cose tanto vanno male, che voi siate comunque felicissime con questo rivale, e lascia le cose così come stanno. Ok? Quindi direi atteggiamento di un passivo, che più passivo non si può. Ok? Quindi la motivazione è una motivazione interiore sua. Non mi vengono in questa posizione presenze terze, quindi altre donne piuttosto che distrazioni. Mi viene una riflessione su di voi, quindi siete sempre nei suoi pensieri, però, mamma mia, ottimismo non ce n'è qui, assolutamente, ok? Partiamo con questo arcigno cattivo rivale per arrivare a questa persona che non sogna più. È come se si obbligasse a rimanere coi piedi per terra, a non sognare più. Allora, vediamo ragazzi le ultime due posizioni, che sono, abbiamo detto, il futuro. La terza, un futuro un po' più a breve termine, quindi i prossimi giorni, prossime settimane. E la quarta carta cerchiamo di guardare un po' più in là nel tempo. Allora, vediamo un po'. Terza posizione, no, qui le cose cambiano. Allora, qui abbiamo la carta della forza, direi ovviamente una carta piuttosto chiara ed esplicita, per cui qui effettivamente abbiamo un tentativo, la carta della forza, molto, direi, importante, un tentativo che questa persona farà facendo veramente leva sul suo coraggio, su quello che evidentemente le è rimasto, quindi va proprio a ripescare le sue ultime gocce, diciamo, di coraggio, di forza e determinazione, e di conseguenza sceglie di agire. La carta della forza però parla di un'azione che, lo ricordo sempre, non è per fortuna un'azione diciamo che preveda l'uso della forza, ok? Cioè la forza, per quanto concerne i tarocchi, rappresenta la forza del pensiero, quelle capacità di, diciamo così, anche astuzia, ok? Intelligenza, quella capacità di andare oltre, ok? Le problematiche, gli ostacoli, i rivali, i pensieri negativi, per cercare di trovare una soluzione.
e bypassare queste problematiche. Quindi diciamo che la carta della forza parla di un andare al sodo, dritti al sodo, e cercherà di raggiungere con ambizione i suoi obiettivi. Quindi cercherà, se non altro, di riequilibrare la situazione con voi. Quindi addirittura magari anche riportando, diciamo, ecco, una vittoria piuttosto sonora. Come questa persona potrebbe riuscire in, diciamo, questa vittoria? Le modalità sono tantissime, quindi la forza non ci dà indicazione su una modalità ben precisa, cioè non è la carta del giudizio per cui vi avrei detto, vi scrive olfante di bastoni, vi chiama cavaliere di coppe, vi invita ad uscire. La forza è una carta generica che parla, diciamo, di un tentativo che può essere fatto o attraverso appunto qualcosa di scritto, un messaggio, ragazzi basta anche un like, una richiesta sui social di amicizia in caso non vi seguiate, cioè qualcosa di molto particolare per cui voi capirete che questa persona sta tornando a bussare alla vostra porta, ok? Ovviamente sarà un gesto, un tentativo che a voi farà molto piacere e soprattutto in tempi brevi, perché la carta della forza non ha tempistiche lunghe per fortuna, quindi diciamo che la forza grosso modo si attesta tra 2, 3, 4 settimane al massimo, cioè tra poco, veramente poco tempo, voi noterete un gesto da parte di questa persona. Può essere anche un gesto piccolo, ma per questa persona è un gesto importante e lo sarà anche per voi però, perché la forza porta felicità. Ok? Quindi potrebbe magari salutarvi in caso siate colleghi in maniera diciamo ecco più calorosa del solito, ripeto, potrebbe scrivervi, potrebbe dedicarvi qualcosa sui social, cioè qui c'è proprio un tentativo importante che questa persona farà nei vostri confronti entro breve tempo. La carta della forza però non preclude il fatto che possiate essere voi in qualche modo a stuzzicare, a stimolare, diciamo, questa persona, perché la carta della forza potrebbe anche essere inerente ad un vostro mettervi in mostra o comunque in qualche modo dimostrare a questa persona ehi ci sono ancora e di conseguenza diciamo in qualche modo portare questa persona a sentirsi diciamo più rincuorata e quindi nel ricercarvi. Ok? Quindi questo tentativo da parte di questa persona potrebbe anche dipendere da un vostro gesto che questa persona potrebbe interpretare come un ok, ora puoi tornare, d'accordo? Quindi un diciamo riaprirgli un po' le porte, ok? E quindi anche dare a questa persona la possibilità di ricontattarvi senza ricevere un no secco, ok? Vediamo in quarta ed ultima posizione che cosa accadrà in un futuro un po' più distante. Allora, qui abbiamo la carta della Luna. Allora, la carta della Luna è una carta, il 18° arcano maggiore, che ci riporta immediatamente a qualcosa di diciamo segreto, a qualcosa da viversi lontano da occhi e orecchie indiscrete. Quindi la Luna parla sicuramente di anche contatti, anche magari incontri o comunque, ripeto, un dare un segno importante, concreto di sé, però tutto che comunque rimanga ancora a patto, che tutto rimanga ancora diciamo sotto l'egida della discrezione. La Luna non parla di gesti spettacolari, di gesti alla luce del sole, questa persona non pubblicherà sul Gazzettino Padano ok sto tornando da lei, ma agirà in maniera molto discreta, cercando anche con voi di non scoprire le carte. Quindi, ahimè, la Luna parla di una situazione, diciamo, molto misteriosa, anche
ai vostri stessi occhi. Molto probabilmente, ok, sarete felicissime o felicissimi di ricevere questo tentativo, magari questo contatto con la forza, però è chiaro che successivamente questa persona non sarà mai del tutto chiara. Ma la luna non parla di un tentativo di dolo, cioè questa persona non vuole, non vorrà farvi del male. La luna è un tentativo di protezione nei confronti della propria interiorità, ok? Quindi questa persona non vuol farsi del male. Sì, d'accordo, è un atteggiamento egoistico, è vero, perché comunque questa persona pensa a non sentir male lei in prima persona, però ragazzi, se non altro il tentativo lo fa. Qui siamo partiti da una situazione di chiusura e di negatività, direi abbastanza importante. Già che abbiamo appunto una apertura, per il momento credo ci si possa comunque accontentare di questo. È chiaro che, ripeto, in caso voi siate impegnate o entrambi lo siate, la luna chiaramente parla di un rapporto che procede comunque di nuovo in maniera clandestina e nascosta, quindi non si parla di scelte o decisioni. In caso siate entrambi liberi, ripeto, questa persona non andrà a sbandierare ad amici, colleghi, familiari, eccetera, che tra voi è ricominciata la situazione. Assolutamente no, ok? Vuol tenere tutto nascosto, ma in un certo senso vuol viverselo in maniera discreta, ecco, questo ritorno, ok? Proprio per, evidentemente, come vuole la luna, cercare, vedete, di guardarsi dentro, nelle profondità della propria anima. La luna parla anche di tanta fantasia, di tanta immaginazione, di non detti, di un parlarsi anche senza parlarsi, cioè voi vi capirete anche senza dover dire chissà cosa, ok? Ed è una carta che parla di emozioni molto potenti, di infatuazione, di sentimenti, di ispirazione e di un sentimento che crea confusione, cioè voi destabilizzate da matti questa persona, Abbiamo detto una persona che mi parte qui con diciamo un tentativo, tra parentesi fallace, di mantenersi comunque lucida, ok, questa persona, quindi probabilmente anche un atteggiamento molto razionale, che però poi da un certo qual punto di vista diciamo, ecco, razionalità e lucidità che verranno messe ovviamente da parte, perché poi qui prenderà appunto il sopravvento, ripeto, questa emotività che sente imperante per voi, che non riesce evidentemente a bloccare questa persona, cioè quando evidentemente ha notizie di voi, legge qualcosa di voi, sa di voi, questa persona non si contiene. La luna è proprio il mare oscuro delle emozioni interiori, ok? L'ombra junghiana della nostra comunque psiche, della nostra interiorità, che non si può bloccare, non si può contenere, non si può reprimere, ok? Quindi è chiaro che questa persona non ce la farà, semplicemente, ok? Ora, come sempre, cerchiamo appunto di avere altre spiegazioni, 2 carte, inerenti sia alla carta della forza che alla carta della luna, per avere magari delle specifiche in più. Vediamo un po', quindi cosa si intende per questa carta della luna e per questa carta della forza. Vediamo un po'. Perfetto, allora, dunque, spiegazioni inerenti alla carta della forza. Allora, qui abbiamo il 2 di bastoni e qui abbiamo la carta del matto. Allora, sicuramente vi dicevo appunto, questa è una persona che non riesce a trattenersi, non ce la farà. La carta del matto rappresenta proprio questo, il matto, cioè questa persona vi cercherà in maniera assolutamente imprevedibile e inaspettata. Il matto è uno shock però positivo, non è lo shock della torre, ok? Quindi uno shock positivo. Questa persona vi cercherà
quando meno ve lo aspetterete e rimarrete basite, ripeto, scioccate dalla modalità attraverso la quale questa persona vi contatterà. Cioè, evidentemente non vi aspetterete più un ricontatto da parte di questa persona. Il matto è la carta dello stupore, della sorpresa. Quindi questa persona vi farà una sorpresa. Ed è una carta che parla del mutamento inatteso, improvviso, quasi diciamo rivoluzionario, ok? Il matto è legato a Urano, quindi a tutto ciò che cambia in maniera molto improvvisa ma profonda, ok? E sicuramente questa persona appunto vi darà segno di sé. Questo 2 di fuoco, 2 di bastoni, però con queste 2 bellissime ragazze che appunto si mettono in mostra, mi fa capire che effettivamente, molto probabilmente, il sospetto che avevo prima, cioè che siate voi a dare probabilmente qualche stimolo in più a questa persona, ve lo dicevo con la carta della forza, ecco, secondo me è un sospetto assolutamente fondato e plausibile, perché evidentemente voi vi mostrerete a questa persona o, ripeto, sui social o farete arrivare delle voci, delle notizie di voi a questa persona più o meno volutamente, quindi voi potreste comunque vivere la vostra vita senza magari avere interesse nel far arrivare chissà quali informazioni a questa persona. Fatto sta che arriveranno, ripeto, a prescindere da quello che voi vogliate o meno, e questo quindi porterà in questa persona un forte stimolo nel ovviamente muoversi, nell'evolvere, e questa persona capirà che a questo punto bisognerà lottare per poter ottenere chiaramente quello che vuole. 2 di bastoni, d'accordo? Che rappresenta appunto un muoversi non più tanto razionalmente, sì, cercando sempre di capire quali passi effettuare per non sbagliare, però comunque agendo più di impulso, perché i bastoni rappresentano il fuoco, ok? Quindi un'azione guidata però da un forte desiderio, d'accordo? Tra l'altro il matto ha tempistiche velocissime, proprio come la carta della forza. Vediamo ora invece in riferimento alla carta della luna che cosa abbiamo. Qui abbiamo la bellissima regina di bastoni, cioè voi, e la carta del 3 di coppe. Allora sì, sicuramente, ripeto, questa persona letteralmente impazzirà. La regina di bastoni è la bella, ovviamente, tra le 4 regine. È la donna sexy, è la donna sensuale, la donna bella che tutti vogliono, che tutti cercano, che tutti ammirano, ed è la donna che comunque in maniera molto, diciamo, forte e coraggiosa non ha paura certamente a mostrare quello che di bello la natura gli ha donato. È orgogliosa di sé, è una donna molto orgogliosa, una donna determinata, una donna autonoma e indipendente che non ha neanche paura del giudizio degli altri, cioè voi avrete sempre meno paura del giudizio obiettivamente di altre persone, sarete sempre più, diciamo, convinte del vostro valore, e questo è un passo importante evolutivo vostro, al di là di questa persona. Quindi diventerete sempre più consapevoli del vostro valore, della vostra bellezza, ma non solo, ok? E di conseguenza, con tutto questo orgoglio e fierezza, mostrerete appunto il vostro potere. È una regina, ok? Quindi sicuramente questa persona avrà modo di ammirarvi ancora di più. La carta del 3 di coppe è una carta molto bella perché parla di incontri, è una carta che parla di comunicazioni, è una carta, vedete, che parla di acque, quindi che si agitano, che si muovono con questo corpo bellissimo di questa splendida ragazza, e quindi chiaramente anche di forte desiderio, di attrazione e, ripeto, di comunicazioni, volte eventualmente anche ad un incontro. È una carta che parla di dichiarazioni, di libertà, di dare spazio all'acqua che rappresenta le coppe, quindi i sentimenti, d'accordo? Quindi rappresenta il bisogno di comunicare
assolutamente ciò che sia dentro. Quindi questa persona finalmente comunicherà a voi qualcosa di molto importante. Avendo però questa luna, è chiaro che la luna rappresenta delle comunicazioni che possono avvenire in maniera molto discreta, come ho detto poco fa, d'accordo? Quindi o nascosta o discreta. Fatto sta che queste comunicazioni ci saranno, d'accordo? Perché questa persona, ragazzi, non riuscirà veramente a resistere a voi, siete troppo belle ai suoi occhi. Lo sarete sicuramente, d'accordo? Quindi comunque tutte carte molto veloci, eccetto la luna, che comunque è una carta un po' più lenta, però effettivamente questa è la posizione del futuro un po' più in là, quindi sicuramente entro i prossimi 4-5 mesi questa situazione comunque andrà a rinascere. Ripeto però, con una certa velocità iniziale, ma prudenza poi nel proseguo della situazione, perché questa persona, ripeto, non vuole sbandierare i 420 questa situazione, vorrà viverla in maniera molto discreta, e secondo me anche voi, perché non vedo comunque anche da parte vostra nessuna ritrosia o volontà in qualche modo di superare questa situazione. Cioè, secondo me anche per voi comunque andrà benissimo, starà benissimo vivere la situazione in questo modo, molto probabilmente perché evidentemente quello che per voi sarà importante è il riprendere, se non altro, le comunicazioni con questa persona, che ripeto saranno veramente molto belle, d'accordo? Dunque questa stesa termina qui. Ragazzi, chiaramente, come sempre, io lo ripeto, queste sono stese interattive. Per ovviamente una stesa inerente solo e soltanto alla vostra situazione sono consigliabili consulti privati, quindi per un consulto privato con me, solo ed esclusivamente con me, basta contattarmi appunto all'indirizzo email che trovate in descrizione e a video come sempre. In caso poi voi vogliate anche abbonarvi al canale, basta cliccare su abbonati e a veramente pochissimi euro al mese potrete sicuramente vedere e ascoltare anche dei video riservati unicamente agli abbonati. Dunque, detto questo, questa stesa appunto termina qui. Come sempre mi raccomando, forza, coraggio e determinazione, buoni incontri, buon ritorno, che qui ci sarà a gran sorpresa con questo matto e questa forza, e come sempre buon percorso karmico e a presto!